Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi figlioli, vi do appuntamento per lunedì 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria a Milano, alle ore 13:30 per il grande momento di preghiera in onore di Maria Santissima Corredentrice. Dopo gli ultimi attacchi della falsa Chiesa al titolo di Maria Santissima Corredentrice, ritenuto un ostacolo alla fede cristiana, noi ci riuniremo come piccolo resto, scenderemo ancora una volta in campo, affrettatevi a preparare il biglietto, a staccare il biglietto per venire. Siamo chiamati a difendere il patrimonio bimillenario della Chiesa. Siamo soprattutto chiamati a custodire la sana devozione mariana e il grande amore alla Madonna. Il piccolo resto cattolico scende in campo lunedì 8 dicembre a Milano Assago, presso il centro congressi. Ci ritroveremo per un momento di fede, di preghiera, con la corona del rosario in mano, come popolo dei rosarianti, per cantare gli inni a Maria Santissima Corredentrice, per rispondere nella preghiera e con la fede agli ultimi attacchi della falsa Chiesa. Vi aspettiamo, non mancate, lunedì 8 dicembre a Sago, Milano, raduno del piccolo resto cattolico in onore di Maria Santissima Corredentrice. Laudetur Jesus Christus e avanti con Maria con la corona del rosario in mano. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è mercoledì 12 novembre e la Chiesa celebra nel calendario liturgico tradizionale che noi seguiamo la memoria di San Martino I Papa, la cui vicenda è semplicemente singolare, è incredibile. Fra qualche istante vi dirò qualcosa. Mercoledì, quindi 12 novembre. Ieri sera doveva andare in onda la diretta sulla puntata annunciata dal titolo Lo show del prefetto, ma è caduto un traliccio e il segnale, praticamente l'antenna che manda il segnale è cascata giù anch'essa dove si trova la regia, quindi praticamente è stato impossibile mandare in onda in diretta la trasmissione. E speriamo che invece anche stamattina riusciamo a tenere testa. Abbiate pazienza, ma noi procediamo così con i mezzi che ci sono a disposizione. Però vi annuncio già da adesso che la puntata annunciata per ieri sera, che non è andata in onda, sarà proposta domani sera, giovedì 13 novembre. Va bene? Ecco, quindi appuntatevelo. Vorrei pregare la regia di mostrare di nuovo il cartello della puntata che non è andata in onda ieri sera. Eccolo lì, lo show del prefetto. Ne parleremo domani sera nella puntata che per ora avete visto che per 2 settimane stiamo saltando in momenti di emergenza e di custodia della vostra fede cattolica. Dominutella preferisce intervenire saltando gli appuntamenti ufficiali, che sono quelli, come sapete, il martedì Giovanneo con il mio libro L'Aquila e il Sole, e il giovedì abbiamo iniziato con Si fece carne, il volume di commento ai Vangeli dell'infanzia. Però appunto questa è una fase delicata, di grande convulsione, direi. Ne abbiamo parlato anche ieri mattina a Santi e Caffè con il dramma degli Unacum, di grande convulsione, come oggi stesso vi dimostrerò nella rubrica Santi e Caffè, e quindi noi dobbiamo tenere testa, dobbiamo stare addosso a tutto questo, perché abbiate sempre, grazie al lavoro del sottoscritto, all'opera apostolica del sottoscritto, le idee chiare su quanto sta avvenendo. Quindi domani sera ci sarà, ripeto, questa puntata che è saltata ieri per ragioni tecniche. Eccola lì, condividete, domani sera lo show del prefetto. Oggi è mercoledì e quindi questa
sera alle ore 21 andrà in onda la rubrica di Don Enrico, il Magistero sulla famiglia, la 10ª puntata. Non perdetevi questo appuntamento prezioso che tiene Don Enrico periodicamente, ed è veramente un percorso attraverso quello che la Santa Madre Chiesa ha insegnato a riguardo della famiglia. Questa sera alle ore 21 condividete, grazie sempre ai confratelli del sodalizio che si rendono disponibili per aiutare i fedeli ad approfondire la fede e il magistero. Poi, come sapete, io sono a Piccola Nazareth in questi giorni, cioè ieri, oggi e domani, perché poi partirò dal momento che fine settimana, prima di domenica, esattamente venerdì e sabato, noi sacerdoti del sodalizio avremo un nostro incontro, ci vedremo, ecco, staremo insieme. E a tal riguardo vorrei comunicare allora che domenica 16 novembre, domenica prossima, Don Enrico celebrerà in Toscana, al termine di questo nostro incontro, di questo nostro summit del sodalizio, mentre Fra Celestino e io saremo nelle Marche, nella zona più o meno prevedo di Ancona. Aspetto ancora la conferma, no, l'incontro c'è, la conferma sul luogo, e appena lo saprò ve lo renderò noto. Non so, vorrei chiedere alla regia, perché tante volte ci sono anche come dire, collabori trasversali. Per caso è arrivata la comunicazione del luogo? Chiedo alla regia, ma credo di no. Ecco, allora aspetteremo di sapere il luogo dove si svolgerà questo incontro domenica prossima. Quindi Don Enrico in Toscana, Don Alessandro e Fra Celestino nelle Marche, più o meno nella zona di Ancona. Ecco, io nelle Marche celebrerò di mattina alle ore 11 del mattino, celebrerò la Santa Messa per i fedeli del piccolo resto marchigiano. Vi aspettiamo dunque, non mancate, volentieri veniamo dalle parti delle Marche, ringraziando anche ovviamente il lavoro prezioso che svolgono i referenti regionali. Come vedete in alto alla mia sinistra, nel logo, mancano 26 giorni all'8 dicembre, quando ci ritroveremo, per quanti potrete, al raduno per la corredentrice, in replica trasparente, non violenta, ma motivata e decisa alle scelte improvvide, disoneste, come dice anche oggi la Luisella Scrosati, però si ostina a non citare Papa Leone, e quello veramente fa rabbia, veramente si prova rabbia. Cioè la Luisella Scrosati oggi fa veramente un ottimo servizio, rende un ottimo servizio, andatevelo a leggere sulla Nuova Bussola Quotidiana, spiega perché il documento è inutile e aggiunge disonesto. È una scelta importante dire che quel documento lì è disonesto. Peccato che si fermi a Fernandez, e la Luisella Scrosati è altrettanto disonesta quanto il documento, perché dovrebbe dire, se avesse coraggio fino in fondo, che c'è la firma di Papa Leone, che Papa Leone ha voluto questo documento, che chissà perché se lo scorda la Scrosati di dire questo è il mondo unacum, vedete che ho ragione io, ve ne accorgete che ho ragione io? Ho ragione io, ma vi porto le prove, non me lo invento. La Luisella Scrosati, che fa un ottimo lavoro per affermare che il documento Mater Populi Fidelis è un documento eretico, fa un ottimo servizio ai lettori, però peccato che scordi di dire che c'è la firma di Papa Leone su quel documento, quindi non è solo come si chiama, Fernandez disonesto e la Congregazione per la Dottrina della Fede, ma se avesse la dignità di cristiana autentica, la Scrosati dovrebbe dire c'è la firma del Papa, come ha fatto se non altro Zenone. Anche perché la Scrosati finge di ignorare che Fernandez, in quella sua prolusione, che domani sera commenteremo, ripeto, dovevamo farlo ieri sera ma non è stato possibile, si fa più volte forte dell'appoggio di Prevost, prima da cardinale e poi da Papa. Lo dice proprio Fernandez, che Papa Leone ha voluto questo documento. Come mai la Scrosati non lo dice?
E questo veramente ingannare le persone così non è corretto, non è giusto. Quindi se è vero che la Scrosati mette il punto sulla situazione dicendo che la Mater Populi Fidelis è una nota dottrinale di Fernandez, è una nota disonesta, è altrettanto disonesta la Scrosati che sottovaluta quello che più importa, e cioè che non è un determinato cardinale che agisce di propria testa, come invece vogliono far credere dalle parti della Nuova Bussola Quotidiana, vogliono far credere questo, che cioè la Scrosati stia facendo questo, che Fernandez stia facendo questo e il povero Papa Leone subisce questa cosa qui. E non è l'unico, la Nuova Bussola Quotidiana, organo che dice questo, è tutto il mondo Unacum che, siccome ha paura di riconoscere la verità che noi gridiamo da tempo, guardate che cosa fa un profilo Facebook che gravita intorno a Monsignor Nicola Bux. Ieri, credo sia stato ieri, pubblicano un post, sentite come sono alla disfatta, è di 21 ore fa, in cui c'è una foto di Papa Leone XIV ed è riportata la sua affermazione resa nota il 9 giugno 2025, quando cominciava a circolare l'idea del Papa che cambia pagina, che volta pagina. Queste sono le parole di Leone. La maternità di Maria, attraverso il mistero della croce, ha fatto un salto impensabile. La madre di Gesù è diventata la nuova Eva perché il figlio l'ha associata alla sua morte redentrice, fonte di vita eterna per ogni uomo che viene in questo mondo. A parte il fatto che, nonostante la apparente precisione, non c'è un'affermazione specifica sul titolo di corredentrice, qual è il tentativo? Il tentativo penoso? Assolvere Papa Leone. Ma lui non vuole essere assolto. Questa operazione per anni l'hanno fatta con Bergoglio. Voler far credere, vi ricordate Schneider, i piani superiori, ricordate la mia ironia con i muratori che lavorano a stoccare la facciata del Palazzo Apostolico, i piani superiori, per non dire che era Bergoglio. Come quando in una riunione di preti in Austria, credo che sia stato in Germania, Schneider giustificava, cioè condannava la processione di Pachamama, Monsignor Schneider. No, guardate, sono di un'ipocrisia, il mondo Unacum è di un'ipocrisia spaventosa. E alla domanda di un prete, eccellenza, ma Papa Francesco era lì nei Giardini Vaticani, ha preso in mano con grande soddisfazione il feticcio di Pachamama, e poi anche c'è stata la processione in Vaticano, risposta di Monsignor Schneider, ma il Papa è stato costretto, capito? Ora si stanno riprovando di nuovo. Bergoglio, che Papa non era affatto costretto, anzi, era protagonista della demolizione dell'identità cattolica, perché lì c'è la massoneria ecclesiastica e quella è la Chiesa di Satana. E con Leone sta andando nello stesso modo, è protagonista, ovviamente, mettiamo subito chiarezza, con uno stile diverso, non è Bergoglio, apposta hanno scelto Prevost così, che non doveva essere Bergoglio, è l'antitesi caratterialmente parlando di Bergoglio. Bergoglio era un sornione, Bergoglio era un istrione, Bergoglio era debordante caratterialmente, carismatico, molto carismatico Bergoglio, Prevost è piatto. Prevost è formale, Prevost fa tutto quel che deve fare, è capace, come dicono, di tenere un ritmo a 70 anni che è incredibile, però perché non si sciupa. È lì che presenzia, capite? Però al di là dello stile, il contenuto è lo stesso. Sono operai di Satana che stanno distruggendo l'identità cattolica, con la complicità di personalità che pagheranno davanti a Dio, statene certi, come la Scrosati, che oggi dice che il documento è disonesto, ma si guarda bene dal dire che non è solo Fernandez, è anche Prevost, perché se lo dice dà ragione a Dominutella. Se lo dice canonizza il piccolo Resto, se lo dice smentisce il direttore Cascioli che parlava di un papa che cambiava pagina, e allora non si deve dire, è atteggiamento omertoso mafioso o no?
E lo stesso fa il pensiero cattolico di Monsieur Books, che di fronte a questo incendio cattolico, per fortuna, che dimostra che grazie a Dio non tutto è perduto, in cui la reazione cattolica al documento infame Mater Populi Fidelis è stato notevole, anche il popolo cattolico, come si chiama, il pensiero cattolico, come la nuova bussola, questi sono gli Unacum, questi sono gli Unacum. Io ne sento già l'odore e scappo via appena li sento. Si devono convertire. Dio non è con loro, sono falsi. Con la loro coscienza sanno che Prevost è corresponsabile. No, non è corresponsabile, è responsabile. Fernandez e Prevost sono così. Altrimenti uno che ha prodotto il documento Fiducia Supplicans doveva essere buttato all'altra parte del mondo, non continuare a produrre documenti, disgraziati Unacum, disonesti. Vediamo però, perché poi le prendono. Perché il documento, questo post del pensiero cattolico vicino a Monsieur Books tende a giustificare Prevost. Avete notato che tutti provano a giustificarlo? Persino il giornalista romano che era avanzato in direzione di ora è lì che sfoglia la Margherita, fino al 2036 sta Margherita ha voglia di essere sfogliata per capire se o non è così, li tiene tutti, capito, nella brace ardente, e non si capisce bene da quelle parti come è finita la questione della Chiesa col reggente, i 25 cardinali che si sarebbero riuniti chissà dove, in quale camerì, insomma è lì la confusione totale. Allora, vedete che sono tutti complici e collusi nel tentativo, perché non conviene dire che Prevost non è il Papa, non conviene, ti isolano, ti ghettizzano, ti perseguitano, ti saltano addosso, senza per questo dimenticare la ragione preternaturale. Ma di fronte a questo tentativo veramente disonesto di assolvere Papa Leone, come provavano ad assolvere per 13 anni, 12 anni, ci hanno provato ad assolvere Bergoglio, ora hanno cominciato ad assolvere, escluso a quanto pare Zenone, che non a caso è un uomo che è passato dal dolore. Vedete il dolore come raffina. Attenzione, io non lo sto, come si dice, non sto facendo captatio benevolenze, la distanza tra Zenone e Dominutella è più che abissale, a scanso di equivoci. Come vedete io sono un uomo libero, prendo atto di un'affermazione finalmente coraggiosa di Zenone, che dice Papa Leone è complice del documento, è l'unico all'interno della costellazione psicopatica del mondo Unacum che almeno ha il coraggio di dire no, non si può tacere sul fatto che Prevost è partecipe, complice del documento. Almeno questo Zenone, che è passato dal mondo del dolore, sente il dovere, perché chi passa dal mondo del dolore, la trasparenza come dire, di Dio, non so come spiegarvelo, la trasparenza, come dire, c'è una nebbia col peccato originale, la vita. Quando stai bene e non pensi alla morte, e non soffri, il rapporto con Dio è un rapporto sostanzialmente abbastanza superficiale, leggero. Vai avanti. Ma quando arriva il dolore, la sofferenza, la malattia, si avvicina alla morte, cambia, perché tu lo senti che poi devi comparire dinanzi a Dio. E allora, per esempio, Zenone, questa è una mia interpretazione, Zenone ha il coraggio di dire che Prevost è partecipe, è complice del documento. Ma che cosa stanno a discutere se è Papa o non è Papa? Se fosse Papa sarebbe ancora peggio, perché sarebbe un Papa nuovamente eretico apostata, e questo non sarebbe mai accaduto nella storia della Chiesa, come ho detto nell'omelia di lunedì a Catania, che trovate disponibile questa omelia nella playlist alla voce video di Radio Domina Nostra. Vi invito ad ascoltarla perché è veramente molto interessante. Eccola lì, una fiaba orrenda. Qualora Bergoglio e Prevost fossero stati papi, qualcuno dovrebbe provare a risolvere, se ci fosse serietà nella Chiesa, questioni molto delicate del tipo: ma può una successione di papi essere costantemente privati dello Spirito Santo ed essere pertinacemente eretici? Ma allora Gesù Cristo ci ha preso in giro, non c'è bisogno di aspettare chissà quale anno. Vi voglio leggere i commenti, un paio di commenti a questo tentativo disonesto di pensiero cattolico che gravita attorno a Monsieur Books e che non ha niente di diverso in quell'alleanza inutile, alleanza ormai sconfitta, Books, Cascioli e tutto il mondo Unacum, che non gli parlate di Don Binutella perché gli si rizzano i capelli, capito? Eppure ho ragione io, è una prova.
sono disonesti. È disonesta la Scrosati perché fa un buon articolo dicendo che il documento è un documento disonesto, peccato che lo sia anche lei quando non scrive che non è Fernandez da solo. Se voi leggete il documento vi dà a bere, come se foste degli idioti, come se foste dei cretini lettori, vuole dare a bere l'idea che questo, ma vi rendete conto, che questo da solo, come se lui potesse, parlo di Fernandez, da solo architettare un documento come Mater Populis Fidelis, che nega il titolo della corredentrice, asfaltando per esempio il magistero di Giovanni Paolo II, senza che ci sia il placet del Papa. Vi pare ragionevole? Dico, ma non vi pare che sia un atto disonesto? E lo stesso fa il profilo Facebook. Allora andate pure a messa in unione con Papa Leone, continuate a seguire questi metrapenser disonesti peggio della Chiesa bergogliana. Guardate a proposito del tentativo di assolvere Papa Leone, quindi riportano quello che dice. Sentite i commenti. Ripeto, molti di questi io non li conosco. Non è che qualcuno può pensare che sia io ad arruolarli, io non avrei il tempo di farlo. Leggiamo. Matteo Della Noce, sto leggendo dal profilo del pensiero cattolico che gravita intorno all'unacumista avanzato Monsignor Bux. La solita confusione, o ha ragione il Papa o Tuccio. Giuseppe Vitrani, quindi non si comprende il perché della sua firma sul pronunciamento voluto da Tuccio Fernandez, prefetto del Dicastero della Dottrina della Fede, una banalissima svista? Nessuno risponde di loro a queste domande. Nessuno risponde. Appena qualcuno usa la ragione e domanda, ma scusate, ma voi state provando ad assolvere Prevost, che invece ha messo la firma sul documento, subito non gli rispondono, subito pensano che siano del piccolo resto, che non meritano risposta. Questo è il modo cristiano di agire. Capito? Gennaro Pignatiello, biforcuto, dillo in modo evangelico, sì, Maria è corredentrice, non è la sfilza di rimproveri che gli ha fatto il tuo amato eretico apostata come te, si parla di Fernandez. Alessio Micelli, ma allora come fa a non voler formulare il dogma della corredentrice? E poi, vabbè, non posso leggere tutto. Gianmaria Sirimarco, la confusione della falsa chiesa, ma c'è o ci fa? Ma Papa Leone, se dite che parla di Maria come partecipa della redentrice e poi firma il documento in cui il titolo è respinto, ce lo spiegate voi? Ma dico, loro vogliono dire, la gente comincia a essere stufa. Questi verranno a prendermi, a tirarmi in alto come hanno fatto con l'allenatore d'Italia quando ha vinto i mondiali del 2006 a Berlino, prima o poi, Lippi, che lo tiravano in aria, ricordate, per esultare, perché la gente è stufa. Siamo sul livello ormai della ragione e questi UNACUM veramente non si rendono conto della gravità della loro posizione. È una posizione disonesta, oltre che illogica. È disonesta perché provano ad assolvere uno che invece è complice, ma siccome per 12 anni ci hanno provato, adesso continueranno per i prossimi 20 anni a far così il sistema resta quello che è. Ecco, Luca Strafile, voi di pensiero cattolico ci siete o ci fate? Giussi, forse sarà un papa impedito come Benedetto XVI. Midori decorative, ma allora perché? Guarda, non è gente dei nostri, a parte questo Luca Strafile che segue Radio Domina, perché me lo segnalano quando sono alcuni che seguono, quindi io vi sto leggendo, a parte Luca Strafile, commenti piccati di gente che non è del piccolo resto. Sentite che cosa scrive Midori decorative, ma sempre a Bosio Books. Ma allora perché ha sottoscritto il documento di Fernandez che non vuole Maria corredentrice? Bene, questo era un po' per darvi l'idea di quale situazione di disfacimento totale vive il mondo UNACUM. E noi invece andiamo a Milano. Allora io sto tastando un po' il polso della situazione e naturalmente devo dirvi un paio di cose importanti. È un avvenimento tra i più importanti questo che viviamo a Milano. Mi sono accorto in questo 2025 che i raduni che abbiamo fatto, uno più importanti dell'altro, quello del 29 giugno a Monza, quello del 12 ottobre a Monza e quello dell'8 dicembre a Milano, a Sago, al forum, al centro congressi, più facilmente raggiungibile per chi viene
sono tutti e tre molto importanti, però mi sto rendendo conto che probabilmente, io non voglio così, lo dico come lo penso, e mi appoggio sulle mie locuzioni che non conoscete fino a ieri, è un avvenimento importante che il cielo aspetta, e il cielo mi chiede coraggio, pregate per me, per favore, tanto, perché il cielo mi spinge. Perché siccome io procedo, come sapete, a riguardo delle questioni decisive e scottanti, con molta cautela, il cielo probabilmente spinge. Dico probabilmente, va bene? Ecco, ma credo che quello dell'8 dicembre a questo punto può essere più importante del 29 e del 12, anzi, quello dell'8 dicembre sarebbe in qualche modo una sorta di ovvia, come dire, ovvio sbocco di quello che stiamo vivendo, per replicare alla falsa Chiesa, di nostro, con l'autorità che ci è data e ci è riconosciuta, replicare come Dio comanda, cioè facendo un atto, poniamo, di magistero in cui condanniamo gli eretici e proclamiamo che Maria è corredentrice e andiamo per la nostra strada. Pregate per me però, pregate molto per me. Ecco, e quello che volevo aggiungere allora è che però tanta gente farà fatica ad essere presente l'8 dicembre, comincio a dirvelo, me lo hanno già scritto, perché per due ragioni almeno. Una di tipo contestuale: è l'8 dicembre, è festa e molti con le famiglie diciamo, non possono assentarsi per quella data lì. E poi c'è il problema economico, perché in effetti ho visto anch'io i prezzi cominciano a lievitare, in quanto è Ponte dell'Immacolata e le compagnie aeree naturalmente, quindi io non posso prevedere quanti saremo, però quelli che saremo dovremo compiere questo atto coraggioso di denuncia, ma non più solo così verbale, ma di denuncia solenne, più solenne, sarebbe il primo atto solenne di condanna a nome della volontà fondativa di Cristo e della tradizione apostolica di quello che sta accadendo. Del resto Viganò si prende i suoi e se li porta nella capanna dello zio Tom nel 1958, e il giornalista romano non si capisce bene i suoi dove li vuole tenere, proprio non si è capito, e non lo capisce lui, non lo capiscono quelli che lo seguono, e meglio se ne stiano dove vogliono. I Bergoglian prevostiani sono in una chiesa che è quella di Satana, restiamo noi, come dicevo ieri, che dobbiamo fare la nostra parte, perché sennò Dio poi ci chiede conto. Che fa? Non lo fai perché ti preoccupi di quello che dicono? E se te lo chiedo io? Se te lo chiedo io, ecco, questo per dirvi lo scenario. Però noi preghiamo per questo avvenimento dell'8 dicembre che avrà inizio alle ore 13:30, anticipiamo per via del fatto che così molta gente intorno alle 5, 6 massimo, ma già tardi alle 6 a voglia, e avremo terminato, per consentire a chi deve prendere gli aerei in serata di prenderlo per tempo. So però anche nello stesso tempo che c'è gente del piccolo resto sardo, calabrese, qualcuno anche dalla Puglia e dalla Sicilia, non so da Napoli, che si sta muovendo per essere presente lunedì 8 dicembre, attenzione che non è domenica, è lunedì 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, alle 13:30, mancano 26 giorni, preghiamo tanto per questo, pregate tanto per me, perché andremo lì per riaffermare il titolo di Maria Santissima Corredentrice, e perciò probabilmente per la prima volta in modo solenne condanniamo proprio per iscritto. Poi sarà Dio a stabilire i criteri, no? Noi facciamo il nostro. Per iscritto farò una sorta di formulazione solenne in uno dei momenti, ne parlo però prima con i confratelli, è solo una proposta in questo momento solenne di condanna degli eretici che stanno a Roma. Va bene, ecco, questo sarei pensando, se mi pregate per me, appunto, ho pochi giorni a disposizione, ma io sono un enfant prodige. Sono un enfant prodige io, devo preparare un documento, sapete quelli che escono piccolini, quelli in stile magistero, ecco così, ho già pensato al titolo, incredibile. Va bene miei cari, per chi vuol credere. Bene, quindi preghiamo e vediamoci a Milano. Adesso andiamo alla puntata di oggi, che un po' ho già in qualche modo così presentata, e il titolo che la regia adesso vi propone, eccolo lì, lo leggiamo insieme, Monsignor Savino, eccolo il titolo, lo leggiamo insieme, Monsignor Savino, il vescovo arcobaleno impunito.
Dunque, mentre penosamente il Mondo Unacum afferma della Luisella Scrosati oggi e del profilo Facebook Il Pensiero Cattolico che gravita intorno a Monsignor Bux, il Mondo Unacum fa i salti mortali contro le proprie coscienze per provare ad assolvere il cosiddetto Papa Leone, che invece è complice e corresponsabile di quello che sta accadendo da settembre a oggi in Vaticano. Abbiamo Monsignor Francesco Savino che io lo monitoro, gli sto addosso. Perché gli sto addosso dal punto di vista dell'attenzione? Perché è scandaloso quello che accade. Che cioè, mentre gli Unacum provano ad assolvere Papa Leone a sua volta assolve il vescovo eretico e apostata, e ho grande dolore nel cuore. L'8 dicembre ci sarà una solenne formale condanna nominale anche di Monsignor Savino. Poi se la falsa Chiesa lo tiene dove lo tiene, la gente non potrà dire che da nessuna parte è arrivata la condanna, perché Monsignor Savino è apostata ed eretico, non doveva stare un solo minuto in più dove si trova, per il bene delle anime che stanno a Cassano allo Ionio, per il bene delle coscienze, dei bambini di catechismo nelle parrocchie, delle famiglie, dei cattolici battezzati. Quest'uomo eretico e apostata andava immediatamente deposto dal suo incarico, dalla sua carica di vescovo di Cassano allo Ionio. Invece è felicemente lì e non ha smesso di sbraitare. Non ha smesso di parlare Savino, perché io lo monitoro e ho scoperto che è intervenuto ultimamente dicendo al solito le cose che sono proprie della grammatica della falsa Chiesa. Il vescovo arcobaleno, per chi non lo dovesse sapere, è il vescovo pugliese Monsignor Francesco Savino, vescovo in Calabria, a Cassano allo Ionio, è vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, il quale, assoldato dall'allora Papa Francesco, quando era stato progettato il mini gay pride in Vaticano, quello del fanculo alle regole, è stato confermato da Papa Leone come vescovo che doveva celebrare la messa del giubileo per gli LGBTQ+. Niente di personale per i nostri fratelli amati del mondo omosessuale. Saranno sempre da noi amati, ma non si può sdoganare la legge di Dio. Non si può sdoganare la legge di Dio. E che cosa ha fatto Monsignor Savino il 6 settembre? Ha tenuto una omelia surreale, in tempi surreali, perché se esiste una Lucetta Scaraffia, no, come si chiama? Come si chiama? Sì, Scrosati. Luisella Scarafia, Luisella Scrosati. Se esiste una Luisella Scrosati della Nuova Bussola Quotidiana che dice che il documento è disonesto, ma attribuisce tutto a Fernandez, tacendo su Bergoglio e su Prevost, la situazione è surreale. E Monsignor Savino dice che in quell'occasione non ci sono verità eterne per sempre. Guardate che sono affermazioni. Cioè, se ci fosse la Chiesa Cattolica e ci fosse il Papa, un Papa come sottoscritto, se ci fosse un Papa con la coscienza e la visione pastorale e teologica di Don Minutella, quello non sarebbe sopravvissuto un solo istante in più. Il giorno stesso Papa Minutella lo avrebbe convocato presso la Santa Sede, non parlandogli di persona, ma mediante il segretario di Stato Cardinale Bernasconi, per chiedergli conto delle sue dichiarazioni eretiche e apostate. Non ci sono verità eterne immutabili? La realtà conta più delle idee, ci sono verità morte? Eccellenza, a nome del Santo Padre, le chiediamo di rettificare e di scusarsi. O lo fa e lei torna al suo lavoro apostolico, se non lo fa lei è dimesso dalla carica di vescovo, dall'incarico di ordinario del luogo. Poniamo che il vescovo lo fa, bene, è una dichiarazione pubblica che ripara il danno gravissimo, perché poi Savino è quello che una settimana e mezzo dopo in un'intervista televisiva, come vi ho mostrato, è arrivato a dire qualcosa anche di peggio, quindi recidivo.
e cioè che l'unione tra persone, in tutto questo Papa Leone viene assolto, Papa Leone poveraccio è vittima del sistema, vi rendete conto? Ma vi dico, ma vi rendete conto? E poi sappiano con noi che siamo noi quelli che stiamo facendo le cose dell'altro mondo. Sì, noi staremo facendo le cose dell'altro mondo, ma voi neanche scherzate, eh? Se noi siamo messi nella padella, voi siete nella brace. Quindi vi conviene guardare a quello che voi vivete, una cum, piuttosto che puntare il dito contro Don Minutella e il piccolo resto che va per la propria strada. Se non altro lasciateci fare la nostra strada e guardate voi come siete ridotti. Male, siete ridotti male. Perché Savino ha potuto dire che l'unione tra persone dello stesso sesso, l'unione carnale, non è più peccato. Allora in quel caso, se ci fosse Papa Minutella, dopo aver invitato il cardinale segretario di Stato Bernasconi a mediare, in quel caso lì lo avrebbe chiamato personalmente. Personalmente deve comparire dinanzi al Santo Padre e dare ragione di queste dichiarazioni e fare ammenda, ma nonostante l'ammenda che è dovuta, spedirlo ugualmente dove merita. Destituirlo da ogni incarico di governo, privarlo, se necessario, delle insegne episcopali e mandarlo in una parrocchia a fare, in un monastero, scusate, a fare penitenza. Questa sarebbe la Chiesa Cattolica. Questa è la Chiesa Cattolica, se c'è ancora, di fronte a uno come Savino. Se Monsignor Savino è utile per far capire a tutti che abbiamo ragione noi, che se ci fosse la Chiesa Cattolica Savino non sarebbe dov'è. Dopo quello che ha detto sarebbe stato spedito dal Papa, il Papa quello giusto però, sarebbe stato spedito in un monastero in silenzio a pregare e a chiedere perdono a Dio dei propri errori e delle proprie colpe. E se non avesse obbedito di andare lì, scomunicato, lui sì, scomunicato, a parte il fatto che lo è già late sentenze, perché l'eresia porta con sé in automatico, si dice così, no? Late sentenze vuol dire questo, la scomunica. E invece, mentre gli Unacum puntano il dito contro Fernandez, fingendo di non accorgersi che c'è la complicità del tutto palese dell'establishment prevostiano, ancora oggi, che guardate sono dei disgraziati, disonesti questi Unacum, esultano appena Papa Leone fa qualcosa. Papa Leone ha semplicemente nominato un prete e un prelato africano come sostituto lì non mi ricordo bene di quale razza di titolo della prefettura pontificia, e allora esultando perché è un prete del conservatore, a quanto pare vicino al mondo del Cardinal Sara, ma che e nel frattempo però abbiamo il documento Mater Populi Fidelis, nel frattempo abbiamo avuto fanculo alle regole, nel frattempo Savino è impunito e circola dove caspita vuole dopo le eresie che ha pronunciate. Non se ne accorgono, gli Unacum non se ne accorgono. E allora io sono andato a pescarmi un video di Monsignor Savino, che mi pare sia di ieri, se non prendo errore, dovrebbe essere di ieri, prodotto ieri, di Monsignor Savino, il vescovo arcobaleno impunito. E lui interviene, come? 5 novembre? E quindi di qualche settimana fa, e mi dice la regia che è del 5 novembre questo intervento di Monsignor Savino, invitato per ricordare e commemorare Giorgio La Pira. Va bene? Qui questo vi dà il polso della situazione. Il vescovo eretico apostata viene invitato nel mondo detto cattolico per parlare. E sentirete adesso che cosa dice, mentre Don Minutella è 2 volte scomunicato e ridotto allo stato laicale per difendere la volontà fondativa di Cristo e la tradizione apostolica. Cioè io che dico mai e poi mai la benedizione alle coppie gay e mai e poi mai l'assoluzione a un peccato contro il sesto comandamento, sono 2 volte scomunicato e ridotto allo stato laicale. Savino, che invece parla di verità morte, Savino che ha celebrato il giubileo LGBT, Savino che ha detto che l'unione carnale tra persone gay non è più peccato, viene invitato a predicare nelle basiliche e nelle cattedrali. Può bastare per dire che cosa dobbiamo andare a fare l'8 dicembre? Può bastare?
Ma prego la regia di cominciare, io interverrò anche perché ormai il tempo è pressoché scaduto, vedete, ascoltate il recidivo, come dire, l'impenitente, perché hanno lo stile poi del loro capo che è stato Bergoglio, sono impenitenti, guardate che questi non scherza, Savino è uno di quelli proprio tosti, è un partigiano di Satana questo, Questo è un partigiano di Satana, ma come può sentirsi al posto senza... E allora parlerà di conversione, attenti alla parola conversione, la parola magica. Allora Zuppi, il suo capo, perché Zuppi è il capo dei vescovi italiani, parla di conversione ecologica, ma ce n'è un'altra, conversione pastorale. Cioè devi assolvere tutti i peccatori, devi assolvere chi vive nel disordine morale, devi dare la comunione ai divorziati e agli sposati e devi celebrare il matrimonio delle coppie gay. Questa è conversione pastorale, ci dobbiamo convertire all'ecologia e alla pastorale. E i comandamenti? Verità morte. Prego. Sorelle e fratelli, carissimi tutti, abbiamo ascoltato queste parole nel Vangelo poc'anzi proclamato. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. In questo tempo, ce lo diciamo con molta paresia, con molta franchezza, in questo tempo invece sembra che alla Chiesa che pochi vengano con lei. Aprite oggi l'Avvenire e c'è una lunga pagina della professoressa Mignardi che si pone ancora una domanda: perché i giovani non vanno a messa la domenica? Di fatto oggi è in atto non più una secolarizzazione, ma come qualche attento studioso ci dice, oggi è in atto una vera e propria scristianizzazione che deve interrogarci, ma deve soprattutto aiutarci a cambiare il paradigma culturale ecclesiale e deve soprattutto cambiare la pastorale. La prima conversione dopo la nostra appartiene alla pastorale. È già una summa del pensiero eretico e apostata di quest'uomo impenitente che meriterebbe di andare a pregare in ginocchio davanti al tabernacolo in un monastero delle Alpi francesi. E già queste poche parole da sole sono sufficienti. Allora Savino parte, l'eretico impenitente, parte con un presupposto oggettivo: la Chiesa è in crisi. Lui dice, diciamocelo con parresia, cioè con franchezza, la Chiesa non è più seguita. Quindi di fatto una cosa vera all'inizio la dice, che cioè, ed è quello che si dicono nelle stanze dei bottoni, l'establishment nelle stanze dei bottoni se lo dicono tra di loro, e cioè questa Chiesa non ha più seguito. Questa Chiesa di Roma, questa Bergoglian prevostiana, non fa presa sulla gente. Dovrebbe avere il coraggio, Savino, di spiegare che loro, i vescovi, hanno chiuso le chiese quando gli italiani avevano bisogno di aiuto durante il lockdown della pandemenza, vi ricordate? E invece di lasciarle aperte le chiese, le hanno chiuse. È stato un tradimento provvidenziale, direi, perché la gente prendesse coscienza, quel poco di fiducia che ancora rimaneva verso questi vescovi burocrati e non evangelici, l'ha persa completamente. Vi ricordo che la testa più nobile che è caduta è quella del desaparecido Monsignor Giovanni d'Ercole. Io so che di recente lui ha incontrato il cosiddetto Papa, ma il fatto che, dico quello che penso, quello che suppongo sul conto di Monsignor Giovanni d'Ercole, che se n'è andato proprio perché non aveva sposato la linea di governo della Chiesa, della CEI, quando hanno chiuso le chiese, e gli italiani hanno finito di dire basta, non vi crediamo più. Loro fingono di non chiedono scusa agli italiani. Ai cattolici italiani dovrebbero chiedere scusa di aver chiuso le chiese in un momento di pericolo. In passato era al contrario.
Nei momenti di prova le chiese si riempivano, i vescovi e i preti, i pastori della chiesa come San Carlo Borromeo andavano in mezzo alla gente, agli appestati. Qui invece si sono arroccati nella chiesa in uscita, nella chiesa che costruisce ponti, non muri, si sono arroccati, mi ricordo l'orefice che andava al porto ad accogliere gli immigrati, perché sono ideologi, poi durante il lockdown non si è più visto in giro, si sono arroccati e quindi dopo che è finita la cosiddetta emergenza hanno riaperto le chiese, ma nada de nada. Cioè, a parte i sacramenti, battesimi, cresime, che sono uno scempio, nella stragrande maggioranza dei casi queste celebrazioni nelle parrocchie sono un vero e proprio atto di lesa maestà divina, sono una vera e propria offesa alla Santissima Trinità, per come vengono celebrati, per come la gente sta in chiesa, per come vestono, masticano la chewing gum, rispondono ai cellulari, chiacchierano tra di loro, si seggono come se fossero al teatro. Il prete che celebra è peggiore di loro, molte volte, con qualche rara eccezione, capito? Poi tutti a fare la comunione, tutti. E in questa situazione qui, così drammatica, Monsignor Savino, che tra settembre e ottobre ha avuto modo di esibirsi come punta di diamante della Chiesa di Satana, indisturbato, con tutte le insegne episcopali, con tanto di onorificenze, con tanto di chini di capo, dello chapeau della Chiesa falsa di Satana e degli Unacum, è ancora in giro a celebrare e a predicare nelle chiese. Uno che è eretico, palesemente, uno che è impenitente, pertinace. Che tempi che viviamo, che tempi che viviamo. Lui si lamenta che la Chiesa non è più seguita e cita non il Vangelo, cita l'Avvenire e dice che dalla secolarizzazione si è passati alla scristianizzazione. Cioè i giovani non vengono più in chiesa, seguono altri modelli, questo è del tutto vero, e aggiunge qual è la soluzione, è qui che adesso bisognerebbe riflettere, perché se guardate che questi uomini, guardate che lo dice la teologia, l'eresia è peggio del peccato morale. Cioè tante volte noi pensiamo per esempio, no? Che una persona, ed è così, una persona lussuriosa, no? Che va dalle prostitute, che tradisce la moglie, pornografia e quelle cose lì, sia una persona orribile, no? Una persona che è abitata dal diavolo, no? Una persona, quindi, chi è eretico è peggio di quell'altro. Lo dice San Tommaso d'Aquino, che aggiunge che per gli eretici è per direttissima dopo la morte, non c'è neanche il giudizio. Perché il giudizio riguarda gli atti che compi, e Dio ti può salvare laddove trova uno spiraglio, ma l'eretico non è sugli atti, è fuori dalla comunione dei santi, direttamente in inferno. Stiamo dicendo cose non nostre, insegnate dalla Chiesa. Savino resta indisturbatamente lì a gestire il suo ruolo di vescovo dopo le cose che ha dette. Ma non è Papa Leone, dicetelo a Luisella. Elevati a Luisella no, e sun tavoli. Luisella, non ti preoccupare, non è Papa Leone complice di tutto questo. Papa Leone non c'entra niente, e Papa Leone è vittima. Papa Leone non vorrebbe questo. E Monsignor Savino propone la soluzione, per oggi concludo. La soluzione è cambiare paradigma e cambiare la pastorale. Sapete che cosa significa sempre con la stessa solfa del cambiare paradigma e cambiare pastorale? I gay si devono sposare in chiesa, le lesbiche devono sposarsi in chiesa, le donne devono diventare diaconesse, i preti se vogliono si possono sposare, dobbiamo fare l'intercomunione coi protestanti. Maria non è corredentrice, questo è cambiare paradigma, questo è Satana che parla attraverso Savino. Cambiare e lui a un certo punto parla di conversione pastorale.
facendo da pandan al cardinale Zuppi, ma non c'entra niente Papa Leone, sono solo loro. Zuppi parla di conversione ecologica e Savino, il suo braccio destro, parla di conversione pastorale. Conversione pastorale è non dire più che l'unione sessuale, la copulazione tra persone dello stesso sesso sia peccato, non è più peccato. Che due lesbiche si amino carnalmente, sessualmente, che dovrebbe porre queste questioni dal punto di vista anche, dico, semplicemente anatomico, non è più peccato. Questo è convertirsi, pastore. E allora ci pronuncia Monsignor Savino la soluzione per la desertificazione delle chiese, che se noi sdoganiamo la legge di Dio, queste idee, la realtà è più importante delle idee, se noi finalmente scriviamo fanculo alle regole di Dio, le chiese si riempiranno. Spade retro, Satana, Iupaghe, Satana. Lo dico per voi, non è un esorcismo. Lo dico per voi, perché apriate gli occhi. Vade retro, Satana. Ci dobbiamo convertire pastoralmente, cari parroci bacchettoni che ancora credete alla legge di Dio. Sentite a me, Monsignor Savino sono. Sentite a me. Fanculo alle regole. Come? Fanculo alle regole. È o non è Satana? E com'è che la gente non se ne accorge? Com'è che tutto resta com'è? Com'è che tutto il sistema cattolico sta rimanendo immobile? È qualcosa di spaventoso. Com'è che grido solo io coi confratelli? Convertirci pastoralmente, fanculo alle regole. Questo è. Ci dobbiamo convertire pastoralmente. Che significa convertirci pastoralmente? Fanculo alle regole. Sono indemoniato, dicono che sono indemoniato io, non lui, io. Le leggi di Dio, la legge di Dio è immutabile. La legge di Dio è eterna. I 10 comandamenti sono assoluti, non sono commutabili, trasferibili, sostituibili, poniamo con questa sorta di programma di conversione pastorale. Qualcosa di mostruoso questo Savino. Invece che dire chiediamo perdono a Dio, torniamo a Dio. In questi giorni mi sentirete citare chissà quante volte San Gregorio Papa. Chi può capire capisca. San Gregorio Papa, quando Roma fu invasa dalla peste e sondò il fiume Tevere, era una situazione apocalittica, era morto il Papa per peste, Pelagio II diventò Papa lui per acclamazione, per ispirazione nel popolo. Uno dei primi atti di governo che compì, sapete quale fu? Organizzò a piedi nudi lui, guidandola lui, una processione penitenziale da San Giovanni Laterano a San Pietro. E mentre passavano a quello che è Mausoleo Adriano, oggi Castel Sant'Angelo, mentre pregavano i salmi penitenziali, battevano il petto a piedi nudi e chiedevano perdono a Dio perché interpretavano i castighi come conseguenza del peccato, hanno visto, questa è proprio tradizione approvata, che sulla sommità del mausoleo San Michele Arcangelo che riponeva la spada nel fodero, per dire il Papa ha placato col popolo di Roma l'ira di Dio, e infatti poi tutto è tornato come prima. Questo andrebbe fatto, chiedere perdono a Dio, convertirci non all'ecologia e alla pastorale, convertirci ai comandamenti di Dio, al Vangelo, alla legge di Dio. Figlioli cari, non mi fate parlare più perché ho sofferenza enorme nel cuore di fronte a tutto questo, mi vedo lasciato solo. Ringrazio i confratelli italiani e stranieri, soprattutto dell'America Latina, che intravedono in me, anzi vedono in me il leone di Maria e il successore di Benedetto XVI. Li ringrazio, mi inchino dinanzi a loro, ma la sofferenza resta ugualmente immensa, immensa perché vedo che sono stato lasciato solo, che grido la verità con autorità, che quello che dico è inconfutabile, eppure siamo lasciati soli. Siamo traditi da un paio e siamo trattati come fossimo fuori di testa, quando invece stiamo dimostrando dov'è la vera follia, l'impunito
eretico, apostata, vescovo di Satana, Monsignor Francesco Savino, indisturbato, continua ancora ad andare in giro a gettare zolfo nelle coscienze. Nel frattempo Luisella Scrosati e Monsignor Bux insistono che Leone di fronte a tutto questo è una vittima. Adesso, se volete, potete chiamare al numero telefonico di Radio Domina Nostra per questo o per altro. Vi ricordo che questa sera, Lupus in Fabula, c'è la catechesi di Don Enrico sulla famiglia, e poi la catechesi che non è andata in onda ieri sera, quella sullo show del prefetto, e quindi in relazione alla questione del documento Mater Populis Populi Fidelis, sarà proposta domani sera. Rispondiamo alla prima telefonata. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Grande Padre, il nostro prelato. Io vorrei rimarcare ancora una volta che ormai siamo di fronte a una Chiesa che si sta dichiarando per quello che è, soltanto come presente nel mondo, come per proteggere il suo governatorato, il governerato. Non come Chiesa. La vera Chiesa siamo noi. Volevo dire una mia idea, magari è un'assurdità per molti o anche scandalizzante, il fatto che abbiamo bisogno delle messe sempre più spesso, magari, se possibile. Io ogni mattina sto seguendo la messa alle 8 e per me già è gratificante, però ovvio, se la messa di presenza è tutta un'altra cosa. Certo. E abbiamo i seminari che già i seminaristi che da tanti anni seguono lei, e secondo me sono anche già pronti a celebrare, dovrebbero anche alla messa, e visto che lei per noi è il Papa, gli darebbe il consenso, io penso che noi li seguiremo volentieri, anche se celebrerebbero la messa loro, magari con un'omelia più ristretta, visto la loro mia esperienza, magari commentando giusto il Vangelo, la lettura del giorno, e secondo me sarebbe sempre meglio che seguire la di uno di questi falsi sacerdoti. Certo, ti capisco, mio caro, grazie, ma vorrei dire, innanzitutto, io mi sono dovuto fermare in questi 2 giorni, cioè, voglio dire, sabato, venerdì abbiamo fatto 3 ore, 4 ore di macchina per arrivare a Bari da Pescara. Sabato, dopo la messa, abbiamo fatto 3 ore di sera per andare da Bari a Napoli. Domenica 4 ore circa per andare da Napoli a Reggio Calabria. L'altro ieri, altre paio di ore al mattino per andare da Reggio Calabria a Catania, e poi la sera, dopo tutta la celebrazione, altre 3 ore circa da Catania a Palermo. Poi lo senti, devi fare i conti, purtroppo devo dirvi che bisogna considerare questo. Cioè, io ho fatto le follie nei giorni scorsi, proprio per questo, perché non voglio lasciare all'asciutto la gente. Poi ci sono quelli della Calabria che si sono lamentati, all'inizio mi sono arrabbiato, poi ho detto no, è una bella cosa, perché vuol dire che ci tengono, però bisogna capire che siamo in pochi. Poi voi sapete che Don Pavele si è preso un periodo di riflessione, vedremo con questo summit che facciamo, al quale partecipa anche lui, che cosa avrà maturato, se rimane o va via, oppure non lo so, deciderà lui in coscienza, come è giusto e doveroso che faccia. Dovesse andare via, rimarremo in 5 in Italia, però in 5 significa che il padre Ioannes è in Austria, alla fine siamo in 4. Capito? È una cosa che però preghiamo che il Signore ci dia luce per capire come meglio sempre affrontare questa incredibile sfida. Se Dio è con noi siamo la maggioranza. Pronto? Buongiorno Don Minutella, sono Rocco da Francoforte, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Don Minutella, io non voglio dare scandalo, ma sono schifato da questa chiesa. Io desidero darle 2 informazioni qui dalla Germania. Allora, qui fanno la messa live ogni domenica, e da 3 settimane in poi fanno la messa LGBTQ, e poi c'è stato un altro scandalo, una sacerdotessa LGBTQ abortista ha fatto il matrimonio con 4 maschi, insomma l'ha mucchiata. Io credo che quello che abbiamo visto è stato solamente
l'aperitivo confrontando i messaggi della Emmerich. Credo che dovremmo aspettarci ancora di peggio. Io la ringrazio, buona giornata. Anche a te, mio caro. Avanti con Maria. Credo anch'io, hai ragione, possiamo sempre aspettarci di peggio, ma quel che è peggio che accade non è solo una sequenza di queste iniziative, ma il fatto che quelli che vogliono tenere la coscienza desta e gli occhi aperti diminuiranno sempre di più. Questo è quello che l'Apocalisse dice, va bene? Poi queste messe specifiche a me non andavano bene neanche in tempi non sospetti. La messa dei fanciulli la facevo e mi riusciva benissimo in parrocchia, ma non ero molto d'accordo. Non deve esistere mai una messa settoriale. La messa è sempre in quanto tale per tutti, dai neonati ai vegliardi, dai gay, no? Ai neri, dai bianchi ai rossi, dagli alti ai bassi, dai laici, eccetera, eccetera. Cioè alle famiglie, cioè la messa in quanto tale è la messa per tutti, non deve esistere una settorialità o settorializzazione della messa. Io non sono mai stato convinto di quello, e chissà che non fosse già un programma che preparava la messa dei fanciulli, la messa per i tizi e per i cai, non preparava poi la messa per gli LGBTQ+. Poi interessante è quello del matrimonio con 4 uomini, interessante, giorni pari, giorni dispari e fine settimana. Pronto? Che schifo però, che schifo, figlioli cari, che schifo. Pronto? Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur. Luciano da Mantova. Ecco, Luciano. Per tutto quello. Devo fare velocissimi ascolti. L'8 dicembre ci sarà la possibilità di confessarsi? Eccoci, lo farò presente, Dio ti benedica, lo farò presente solo dopo aver incontrato a fine settimana i confratelli del sodalizio sacerdotale mariano. Un sodalizio, ve lo ricordo, che si è allargato, perché ci sono i preti dell'America Latina, dell'Hispano America, che appunto fanno parte. È molto problematico gestire, ma appunto uno dei temi in agenda tra venerdì e sabato sarà quella di studiare adesso i criteri, non solo io andare lì, ma di collaborazione specifica e unitaria tra di noi, ecco, e questo è veramente molto molto importante. Quindi farò sapere se ci sono le confessioni l'8 dicembre, presumo di sì al mattino per come sarà possibile. Quindi proprio l'ultimissima telefonata, però mi raccomando, soprattutto voi del nord, organizzatevi per tempo, se ci sono i pullman per venire a Milano, e grazie a tutti quelli del centro-sud che hanno capito che non è una scelta così campanilistica. Peraltro io sono di Palermo, ma scegliamo Milano per una questione di tipo strategico, non c'è alcun dubbio che Milano si presenta, anche Roma poteva essere, però a Roma per ragioni che non è difficile capire è meglio non metterci piede per queste iniziative, va bene? Diventerebbe troppo provocatorio, e allora noi lo facciamo a Milano, che è la città dopo Roma o con Roma che meglio favorisce, se non addirittura ancora meglio di Roma, le infrastrutture e i mezzi di trasporto. Pronto? Ci ha lodato Gesù Cristo, avanti con Maria, Don Alessandro Maria. Mi perdoni la voce stamattina, sto molto male. Ecco, Dio ti benedica. Voglio fare una testimonianza, dare una testimonianza personale, siccome sto già male di mio peraltro. Il Signore mi ha dato un'altra croce. Allora stamattina, come alcune volte capita, essendo peccatrice, ho dato di testa dicendo: Dio, perché mi hai abbandonato? Ma perché allora è arrivata la messa, la Santa Messa, perché quella non è la Chiesa. Noi offendiamo Gesù e Maria quando diciamo che quella è la Chiesa. La Chiesa siamo noi, siete voi. Mi sono buttata in ginocchio pregando il Signore, piangendo e dicendo: Signore, tu sei in croce e io sono con te e tu sei con me. Questa è la Chiesa, quella che voi state continuando a portare avanti con un'evangelizzazione chiara, pulita, semplice. Chi non vuol vedere è come quelli che non hanno voluto vedere il periodo del siero magico, dell'atto d'amore. Noi siamo tutti accanto. Io non pregherò mai per questa gente, questi personaggi per me non esistono. Preghiamo solo per voi e preghiamo tutti insieme tra di noi per essere sempre più fortificati nella fede. Grazie mia cara, tanta benedizione. Ci lascia così chiaramente, ci tiene ovviamente si dice con una mano ci butta e con un'altra ci tira su. Se crediamo è così. Grazie mia cara, grazie, e vorrei trarre spunto da questo, concludendo, per dare una parola di incoraggiamento a tutti gli ammalati e i sofferenti. Non sommate le croci,
Quando ne arriva una nuova, se avete già le altre, non sommatela, non sommatela. Non pensate che debba essere uno stato di abbandono da parte di Dio, ma invece è un bacio del Signore. La sofferenza è un bacio del Signore per le anime a Lui più care, quindi non perdetevi mai d'animo, perché il Signore è con noi, cammina con noi, non ci lascia soli e nell'ora della prova ci accompagna con la sua grazia, per questo certamente sempre ce la faremo. Ecco, intanto anche penso per i sacerdoti del sodalizio questa disponibilità da parte mia di Dominutella a operare con me nella evangelizzazione, credo che per loro sia una grazia poter avere la libertà loro. Mi riferisco a Fra Celestino, Don Ramon e Don Enrico che fanno le catechesi su Radio Domina, di poter far fluire la dottrina cattolica serenamente, in maniera cristallina, senza doversi preoccupare di essere in un contesto sbagliato. Ecco. Allora, per concludere, volevo dirvi che è arrivata la notizia circa il luogo dell'incontro nelle Marche domenica prossima alle ore 11 del mattino con Fra Celestino e me. Leggo: incontro 16 novembre 2025, questo me l'hanno mandato dalle Marche, il Leone di Maria e Fra Celestino della Croce nelle Marche, confessioni alle ore 10, rosario e Santa Messa ore 10:30, ecco 10:30, vabbè, ecco, quindi la messa, al Sen B Hotel di Senigallia, quindi a Senigallia in provincia di Ancona, in viale Bonopera 32, ecco, luogo vicinissimo alla stazione ferroviaria di Senigallia. Lista delle confessioni: il primo turno dalle 10 alle 11, ecco il cartello. Il secondo turno, mi congratulo con Alessandra delle Marche, perché sa far bene anche lei le cose, le donne sono sempre. Il secondo turno dalle 11 alle 12, mentre c'è la messa, questo vuole dire. Prenotare la confessione con Paola, solo messaggi, non chiamate. Prenotate, dice Alessandra, la confessione con Paola a partire da giovedì 13 novembre alle ore 8 del mattino, così che si sa l'elenco e la lista non mi piace, un termine un po' brutto, l'elenco dei penitenti che vogliono confessarsi, a meno che non decidiamo di accogliere l'appello dell'eretico impenitente Savino, vescovo di Satana, di convertirci pastoralmente, rata, scordameno passate, non ci pensamme più, fanculo alle regole. Vi piace come programma? No. Ah no? Peccato. Bene, miei cari, peccato. Bene, miei cari, vi do la santa benedizione, coraggio. Prepariamoci tutti per l'8 dicembre, sarà un momento di grazia, solenne presumo, solenne. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, laudetur Jesus Christus. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi figlioli, vi do appuntamento per lunedì 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria a Milano, alle ore 13:30, per il grande momento di preghiera in onore di Maria Santissima Corredentrice. Dopo gli ultimi attacchi della falsa Chiesa al titolo di Maria Santissima Corredentrice, ritenuto un ostacolo alla fede cristiana, noi ci riuniremo come piccolo resto, scenderemo ancora una volta in campo, affrettatevi a preparare il biglietto, a staccare il biglietto per venire. Siamo chiamati a difendere il patrimonio bimillenario della Chiesa, siamo soprattutto chiamati a custodire la sana devozione mariana e il grande amore alla Madonna. Il piccolo resto cattolico scende in campo lunedì 8 dicembre a Milano Assago, presso il centro congressi. Ci ritroveremo per un momento di fede, di preghiera, con la corona del rosario in mano, come popolo dei rosarianti, per cantare gli inni a Maria Santissima Corredentrice.
per rispondere nella preghiera e con la fede agli ultimi attacchi della falsa Chiesa. Vi aspettiamo, non mancate, lunedì 8 dicembre a Sago, Milano, raduno del piccolo resto cattolico in onore di Maria Santissima Corredentrice. Laudetur Jesus Christus e avanti con Maria con la corona del rosario in mano.